Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili attivati dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare del nostro amico John. Oh John. Sì, lo conosco. Cosa vuoi dire su John? Ho pensato che John sia un introverso. Un introverso. Cosa significa? Un introverso è una persona che si sente più a suo agio da sola o in piccoli gruppi. Non gli piacciono le grandi folle o i luoghi rumorosi. Capisco. Ho notato che John è tranquillo e timido a volte. Sì, esattamente. John preferisce parlare con uno o due amici piuttosto che con molte persone contemporaneamente. È vero. Alle feste, John spesso sta in un angolo e guarda intorno. Non balla né parla con molte persone. L'ho notato anche io. A John piace giocare con un piccolo gruppo o leggere un libro da solo. Anche a me piace leggere, ma mi piace anche parlare con tanti amici. John è diverso. Sì, John è diverso. Gli piacciono i luoghi calmi e tranquilli. Spesso va al parco da solo o visita un piccolo caffè. Penso che John sia molto interessante. Anche se è silenzioso, ha molte buone idee. Sono d'accordo. Quando parlo con John, lui mi dà sempre risposte riflessive. Ascolta attentamente e parla lentamente. Ascoltare è importante. Sento che gli introversi come John pensano davvero prima di parlare. È vero. John una volta mi ha detto che ha bisogno di tempo da solo per ricaricare le energie. Si sente stanco dopo una grande festa. Posso capirlo. A volte mi sento un po' stanco anche io in un luogo affollato, ma non tanto quanto John. Sì, ogni persona è diversa. Penso sia positivo che John sappia di cosa ha bisogno. Sono d'accordo. Dobbiamo rispettare la personalità di John. È gentile e intelligente, anche se è silenzioso. Esattamente. Mi piace John per quello che è. Ho imparato che essere introverso non è male. È solo un modo diverso di essere. Anche io ho imparato questo. Gli introversi e gli estroversi hanno entrambi i loro punti di forza. Sì, e entrambi i tipi di persone possono essere buoni amici. Mi piacciono le nostre chiacchierate e rispetto anche il bisogno di tranquillità di John. Anch'io. Penso che possiamo tutti imparare gli uni dagli altri. Magari possiamo invitare John a un piccolo incontro la prossima settimana. È una buona idea. Un incontro piccolo farà sentire John a suo agio. Chiamerò alcuni amici e chiederò loro di venire. Possiamo giocare a qualche gioco da tavolo e chiacchierare. Mi piace questo piano. John si divertirà con i giochi e la conversazione amichevole. Sono felice che possiamo organizzare questo insieme. Voglio che John si senta incluso ma non sopraffatto. Sì, è importante assicurarsi che John si senta al sicuro e rilassato. Porterò degli snack e delle bevande. Ottimo. Preparerei alcuni giochi semplici e della musica. Una musica soft sarà piacevole per John. La musica soft è perfetta. Penso che John apprezzerà un'atmosfera calma e amichevole. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di vedere John all'incontro. Sarà divertente e facile per lui partecipare. Anch'io. Credo che anche gli introversi come John possano godere degli eventi sociali se sono piccoli e amichevoli. Sì,
E penso che sia importante lasciare a John la possibilità di parlare quando vuole. Non dovremmo fargli troppe domande tutte insieme. È un buon punto. Cercherò di dare a Johnny il tempo di rispondere e di non interromperlo. Farò lo stesso. Voglio che John si senta a suo agio e felice quando parla con noi. Sono davvero entusiasta del nostro piano. Spero che John venga e si diverta. Anch'io sono entusiasta. È bello pianificare una giornata divertente con gli amici. Sento che la nostra amicizia con John è forte, anche se è silenzioso, è un buon amico. Sì, tengo molto alla mia amicizia con John. È leale e ascolta sempre. Sono d'accordo. John potrebbe non parlare molto, ma quando lo fa, le sue parole hanno significato. Ho imparato molte nuove idee da John. Mi fa pensare in modo diverso. John è molto intelligente. Gli faccio spesso domande su libri o natura e lui ha sempre ottime risposte. Mi piace questo di lui. Penso che gli introversi possano essere molto creativi e riflessivi. Sì, a volte vorrei poter essere più come John. È calmo e rilassato. Capisco. A volte sento di essere troppo rumoroso o troppo impegnato. È bello essere tranquilli a volte. Stare con John mi insegna a rallentare e godere delle cose semplici. La penso allo stesso modo. Cerco di dedicare un po' di tempo tranquillo ogni giorno ora. Mi fa sentire meglio. Vorrei dire a John che lo apprezziamo. Magari possiamo scrivergli un bel biglietto. È un'idea meravigliosa. Un biglietto mostrerà a John che ci teniamo a lui così com'è. Scriverò un breve messaggio dicendo: Grazie per essere nostro amico. Sei speciale. Ti aiuterò con questo. Possiamo firmarlo insieme e consegnarlo a John all'incontro. Mi piace molto questo piano. È importante far sapere ai nostri amici che sono apprezzati. Sì, piccoli gesti come un biglietto o una parola gentile possono fare una grande differenza. Sono felice che stiamo pianificando questo. Dimostra che ci teniamo a John e ai suoi sentimenti. Mi sento bene riguardo alla nostra amicizia. Penso che tutti noi impariamo gli uni dagli altri, indipendentemente dal fatto che siamo introversi o estroversi. Sono d'accordo. Le nostre differenze rendono la nostra amicizia più forte. Non vedo l'ora di incontrare John e trascorrere del tempo con lui. Anch'io. Credo che sarà una giornata meravigliosa. Chiamerò i nostri amici e li inviterò. Ricorderò loro di mantenere l'incontro piccolo e amichevole. È una buona idea. Voglio assicurarmi che John si senta a suo agio. Porterò alcuni giochi tranquilli e magari alcuni puzzle. A John piacciono molto i puzzle. I puzzle sono fantastici, sono calmi e divertenti. Porterò un gioco da tavolo che non è troppo rumoroso. Perfetto. Possiamo giocare, chiacchierare e goderci gli snack. Sono sicura che John si sentirà felice in un piccolo gruppo. Sì, i piccoli gruppi sono i migliori per gli introversi. Possono rilassarsi ed essere se stessi. Non vedo l'ora di vedere John sorridere e unirsi al divertimento. Sarà una bella giornata per tutti noi. Sono d'accordo. Credo che con un po' di pianificazione possiamo rendere l'incontro molto speciale per John. Anche io lo penso. Sono grato che siamo amici e che comprendiamo i sentimenti degli altri. Anch'io, Tom. La nostra amicizia mi fa sentire calda e felice. Ti chiamerò più tardi per confermare l'ora e il luogo dell'incontro. Sì, per favore fallo. Voglio assicurarmi che tutto sia pronto. Contatterò anche i nostri amici riguardo a snack e giochi. È un buon piano. Insieme possiamo rendere questo incontro un evento divertente e amichevole.
Non vedo l'ora. Sento che John apprezzerà il nostro sforzo per includerlo. Spero di sì. Voglio che John sappia che è un amico prezioso, anche se è silenzioso. Sì, ogni amico è speciale a modo suo. Sono felice di pianificare questo con te, Alice. Grazie, Tom. Sono contenta che possiamo parlare dei nostri sentimenti e dei nostri amici. Rende la nostra amicizia più forte. Sono d'accordo. Parlare di John mi aiuta a comprenderlo meglio. Imparo di più sugli introversi e sui loro bisogni. Sì, ho imparato che gli introversi non sono timidi perché sono deboli, sono forti a modo loro. Pensano attentamente e spesso hanno idee profonde. È molto vero. Ammirò John per la sua calma e la sua capacità di ascoltare. Vorrei essere più così a volte. Penso che possiamo tutti imparare gli uni dagli altri. Cerco di essere più paziente e di ascoltare di più. Cerco di essere più consapevole della mia energia. A volte parlo troppo e devo ricordare che il tempo tranquillo è importante. Sì, l'equilibrio è fondamentale. Abbiamo bisogno sia del tempo tranquillo che di quello sociale per sentirci felici. Sono entusiasta dell'incontro. So che sarà una buona occasione per John per rilassarsi e godere del tempo con gli amici. La penso allo stesso modo. Sarà una giornata meravigliosa. Pianifichiamo di incontrarci a casa mia alle 15 di sabato prossimo. Chiamerò i nostri amici e dirò loro l'ora. È una buona idea. Porterò il gioco da tavolo e della musica soft. Porterò anche il puzzle e il biglietto per John. Perfetto. Penso che abbiamo un ottimo piano. Sono molto felice che stiamo lavorando insieme per rendere speciale questo incontro. Anch'io, Alice. Sento che la nostra amicizia è più forte quando ci aiutiamo a vicenda e aiutiamo i nostri amici. Sono d'accordo. Ti chiamerò più tardi per confermare tutto. Sì, per favore falla. Non vedo l'ora di trascorrere una giornata divertente e amichevole con John e i nostri altri amici. Grazie per aver parlato con me di John, Tom. È bello condividere i nostri pensieri. Grazie a te, Alice. Apprezzo le nostre conversazioni. Mi aiutano a imparare e a crescere. Ci vediamo sabato prossimo a casa mia. Sì, a sabato. Buona giornata, Tom. Buona giornata, Alice. A presto. A presto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.